Ragazzi di quarta, buongiorno. Settima lezione sulla Rivoluzione francese. Abbiamo visto che la radicalizzazione, l'estrema democratizzazione della Rivoluzione francese, portata avanti dai sanculotti e dai club politici radicali, è appoggiata da Robespierre e dai giacobini, un po' meno dai girondini, aveva causato una svolta nella rivoluzione francese. La moderazione della monarchia costituzionale era finita, era stata proclamata la Repubblica, era stato proclamato il suffragio universale, era stata eletta una convenzione che stava lavorando ad un'altra Costituzione che avrebbe dovuto essere più democratica e radicale di quella del 1791, quella che appunto fu il frutto dell'Assemblea Nazionale Costituente. Viene proclamata la Repubblica, ma al nuovo potere non basta. Luigi XVI non viene soltanto deposto, perde il suo trono, viene anche accusato di alto tradimento e messo sotto processo. Intendiamoci, Luigi XVI era sicuramente colpevole. All'interno di una delle stanze del Palazzo delle Tuileries, dove sia Luigi XVI, sia il governo, sia il Parlamento alloggiavano, in una delle stanze di quel palazzo fu rinvenuto il cosiddetto armadio di ferro, un armadio segreto dove furono trovati moltissimi documenti e lettere che testimoniavano i contatti continui di Luigi XVI con Austria e Prussia, con le potenze straniere, con molte famiglie di aristocratici controrivoluzionari che erano fuggiti all'estero. Luigi XVI sin dall'inizio non aveva accettato la rivoluzione, non aveva accettato di diventare un re con poteri limitati, un re costituzionale, l'aveva accettato soltanto per finta, in maniera ufficiale, però in realtà aveva tramato insieme alle potenze straniere, gli aristocratici emigrati per schiacciare la rivoluzione francese. Luigi XVI viene processato dalla convenzione, nuovo organo politico, nuovo Parlamento, dalla convenzione riunita come tribunale. C'è qualcosa che non va in questo? Non abbiamo detto che nella Costituzione del 1791 c'era la separazione tra i tre poteri come immaginata da Montesquieu? I giudici anzi erano indipendenti perché eletti direttamente dal popolo? Adesso non più. Adesso il Parlamento, la Convenzione, diventa anche Tribunale Supremo. Una delle caratteristiche, ve l'ho già detto in passato, ve lo ripeterò forse anche in futuro, della radicalizzazione, dell'estremizzazione, della degenerazione della rivoluzione francese, sta nel fatto che viene travolta la separazione dei poteri. Quindi la Convenzione si occupa di tutto. È anche un tribunale supremo. Luigi XVI che cosa fa? Mantiene un basso profilo, cerca di salvarsi la vita difendendosi personalmente e parlando anche molto bene, cercando di evidenziare quali erano stati i suoi servizi di re nei confronti della Francia. Lui non voleva ripetere l'errore, vi ricordate, di Carlo I, che una volta imprigionato dopo la fine delle guerre civili in Inghilterra dall'esercito di Cromwell, processato, ricordate Carlo I processato, non aveva voluto difendersi e perché non aveva riconosciuto la legittimità del tribunale, aveva detto io sono il re, io ho il potere assoluto, me l'ha dato Dio, voi non avete diritto di processarmi. In questo modo Carlo I aveva affrettato, assicurato la sua condanna a morte. Luigi XVI non vuole fare questo errore, accetta la legittimità del tribunale, della convenzione,
si difende da solo accettando il processo. Cosa succede? Che si vota due volte. Nel momento in cui si deve votare per la colpevolezza o meno del re, la grande maggioranza della convenzione vota per la colpevolezza del re, che insomma era evidente. Poi si vota una seconda volta, si deve votare per quale pena dare al re. Quale pena dovesse subire il condannato riconosciuto come colpevole. Attenzione, i giacobini, così come i sanculotti, gli elementi popolari che erano fuori dalla convenzione, i giacobini volevano la condanna a morte, invece i girondini, Brissot e gli altri, non se la sentirono di fare uno strappo così grande con il passato. La condanna a morte del re avrebbe scioccato tutti i paesi europei, avrebbe spinto anche altri paesi ad entrare in guerra insieme ad Austria e Prussia. Sarebbe stata una cosa troppo dura, secondo i girondini. Il re, in fondo, in Francia e in tutta Europa, era considerato da secoli una figura sacra, una figura divina. Ricordate che i re francesi avevano anche, secondo la credenza popolare, dei poteri paranormali, ricordate i re taumaturghi. Quindi si vota, i girondini propongono prima di fare un referendum, un plebiscito, facciamo decidere al popolo la condanna del re, sapevano che la maggior parte del popolo avrebbe salvato il re. La proposta del plebiscito viene respinta. I giacobini allora chiedono una condanna a morte simbolica, cioè non eseguita, oppure una detenzione a vita, l'ergastolo per Luigi XVI, cioè fanno delle proposte alternative alla condanna a morte vera e propria. Si vota, la convenzione vota a favore della condanna a morte effettiva del re con uno scarto non grande di voti, soltanto 40 voti di vantaggio per coloro che volevano la pena di morte del re. Luigi XVI era quasi riuscito a salvarsi con la sua abile difesa e invece niente, viene condannato a morte alla ghigliottina. Curiosità, tra coloro che votano per la morte del re c'è Filippo d'Orléans. Vi ricordate Filippo, duca d'Orléans, il fratello del re, che sin dall'inizio della rivoluzione si era schierato con i rivoluzionari. Infatti era stato soprannominato Filippo Egalité. Filippo, il duca d'Orléans, il fratello del re, vota per la morte del re, vota per la morte di suo fratello, chiaramente perché spera di prenderne il posto. Gli andrà male, la convenzione più in là condannerà a morte e porterà sulla ghigliottina anche lui, Filippo d'Orléans. Allora, il 21 gennaio avviene l'esecuzione di Luigi XVI sulla ghigliottina, questo strumento democratico uguale per tutti, che non fa soffrire il condannato, no? C'è una lama che cade da più di 2 metri, la testa si stacca, viene spiccata con sicurezza, viene quindi ghigliottinato nella piazza principale della ghigliottina, Piazza della Rivoluzione, che oggi viene chiamata Place de la Concorde, la famosa Place de la Concorde di Parigi. Ghigliottine, soprattutto nei periodi più intensi del terrore, ve n'erano più di una contemporaneamente in varie piazze di Parigi, però quella più importante è sempre stata quella di Place de la Révolution, che adesso è Place de la Concorde. Quindi il re viene giustiziato, viene ghigliottinato. Ovviamente questo, come abbiamo visto, viene considerato inaccettabile dalle potenze europee, non soltanto dalle potenze, dagli stati europei che sono retti da un
monarchia assoluta che hanno la maggior parte, ma anche dalla democratica parlamentare Inghilterra. William Pitt il Giovane è il nuovo ministro. William Pitt il Giovane è il nuovo ministro Whig dell'Inghilterra liberale. Vi ricordate? William Pitt il Giovane ha lo stesso nome di William Pitt il Vecchio, colui che vinse la guerra dei 7 anni. Allora, che cosa succede? William Pitt il Giovane, primo ministro inglese, è preoccupato dagli eventi francesi e pensa di far entrare la Gran Bretagna in guerra contro la Francia. William Pitt è preoccupato anche perché in Europa si sta diffondendo un contagio rivoluzionario. Sia in Inghilterra sia in tutta Europa stanno crescendo dei club radicali, dei club giacobini inglesi, come in tutti gli altri paesi europei, che vedono con simpatia la rivoluzione francese, che vorrebbero un'evoluzione democratica anche del sistema inglese, anche in Inghilterra il suffragio universale che assolutamente non c'era, votavano in pochissimi, o la riforma del sistema elettorale, dei collegi elettorali che erano assurdi, l'abolizione della Camera dei Lord che era ereditaria, non era elettiva. Questi club radicali e giacobini sorti in Inghilterra verranno poi duramente repressi, ma sono una preoccupazione. Ma anche questa volta, come per Austria e Prussia, non è la Gran Bretagna a dichiarare guerra alla Francia, sono i governi girondini che il 1° febbraio 1793, il 1° febbraio dichiarano guerra alla Gran Bretagna, una decisione forse un po' avventata, si poteva forse trovare un compromesso, una pace con queste potenze europee, invece no, i girondini si illudono di vincere, di far trionfare la rivoluzione dappertutto con la guerra, dichiarano guerra ad una potenza imbattibile, la prima potenza mondiale, la Gran Bretagna. Subito dopo il 1° febbraio si forma una vasta coalizione antifrancese, quindi la Francia non è solo in guerra adesso con Austria e Prussia, con cui era in guerra già da 9 mesi, ma anche con l'Inghilterra, con la Gran Bretagna, ma anche con tutti gli stati italiani e con tutti gli stati tedeschi che si uniscono alla Prussia e anche con la Spagna, il che rappresenta un pericolo sia per la flotta spagnola sia per ovviamente il rischio da parte della Francia di essere invasa dall'altra parte rispetto alla Germania, cioè dal confine occidentale. Tutta Europa è contro la Francia. Vi ricordate la seconda spartizione della Polonia tra Austria e Prussia? Per essere più potenti, più liberi di agire nei confronti della Francia, che cosa succede? La Prussia fa la pace con la Russia perché l'instabilità dell'Europa orientale stava rischiando di provocare una guerra tra tra Prussia e Russia. La guerra tra Prussia e Russia viene evitata con questa spartizione, la seconda spartizione della Polonia. La Prussia si prende una parte dei territori, la Russia un'altra parte dei territori della Polonia, così fanno pace. Qui la Prussia non deve più preoccuparsi della Russia e può dirigere tutte le sue energie, tutto il suo esercito contro la Francia. E naturalmente le cose iniziano ad andare male, iniziano le sconfitte. In Francia il clima di terrore, di parossismo, di paranoia, di paura aumenta sempre di più. Il 10 marzo viene istituito un tribunale rivoluzionario e appunto non sono più i giudici ordinari che decidono, ma c'è un tribunale rivoluzionario apposito che condanna spesso a morte i nemici della rivoluzione. Uno dei primi inquisiti del tribunale rivoluzionario è Marat, no? Il radicale Marat, l'amico di Danton,
all'interno dei cordiglieri, quindi il tribunale rivoluzionario era davvero qualcosa di sanguinario, se la prende persino con i leader più estremisti della rivoluzione. Marat era un simbolo, un grande simbolo della rivoluzione. A volte si viene processati per delle colpe immaginarie, per delle cose anche molto piccole, quindi è questo, insomma, quello che poi sarà, come vedremo, il terrore. E la Francia a marzo viene sconfitta e deve abbandonare il Belgio, inizia a perdere nuovamente nella guerra con le potenze europee. L'ingresso in guerra della Gran Bretagna ha aiutato moltissimo Austria e Prussia. Pensate che il generale sconfitto, sempre lo stesso, ve lo ricordate, Dumouriez, vi ricordate che era l'eroe della battaglia di Valmy, l'abbiamo detto la scorsa volta. Dumouriez, una volta sconfitto, sapete che fa? Prova a ribellarsi alla rivoluzione e a lanciare l'esercito francese contro Parigi. Sconfitto, riesce a fuggire in Prussia e si mette dalla parte del nemico. Questo non fa altro che esacerbare gli animi e infiammare gli animi dei capi della rivoluzione che si sentono traditi, che si sentono di fronte a un complotto controrivoluzionario. L'eroe della Francia, il vincitore della battaglia di Valmy, Dumouriez, ha tradito, è passato al nemico. Iniziano dei provvedimenti sempre più duri, sempre più autoritari e sempre più sanguinari. Nel marzo 93 inizia anche la cosiddetta scristianizzazione forzata. Abbiamo già visto una serie di provvedimenti contro la Chiesa cattolica, contro il cristianesimo, ma qui viene fuori proprio la parte più anticlericale della Francia. Alla fin fine, dopo qualche mese, lo stesso cristianesimo sarà dichiarato illegale in Francia. È la prima volta, proprio come dire, dall'imperatore Costantino probabilmente, dalla fine dell'impero romano, è la prima volta che in un paese europeo di tradizione cristiana la religione cristiana viene vietata in tutte le sue manifestazioni. Poteva succedere soltanto nella Francia rivoluzionaria. Quindi cosa succede nel marzo 1793? Molte regioni della Francia si ribellano perché sono molto cattoliche. Non ci stanno a vedere che le messe sono proibite, le chiese iniziano a essere brutalmente distrutte, le reliquie, le statue dei santi, tutto ciò che è all'interno delle chiese, i quadri vengono distrutti in una violenta furia iconoclasta. Pensate che la convenzione voleva radere al suolo persino Notre Dame, che comunque fu devastata e diventò un deposito per le armi Notre Dame fu distrutta nelle sue strutture principali. La convenzione per pochissimi voti, pensate, non approvò un editto che avrebbe fuso il bronzo di tutte le straordinarie opere d'arte di Notre Dame per farne cannoni per la rivoluzione. Era una vera e propria persecuzione selvaggia contro la Chiesa cattolica. Molte regioni cattoliche si ribellano, in particolare la famosa ribellione della Vandea. Nel marzo 1793 abbiamo la sollevazione della Vandea. La sollevazione della Vandea poi si diffonde anche ad altri dipartimenti francesi molto cattolici. La Vandea era uno dei dipartimenti, era proprio dominata da una religiosità arcaica, da una devozione molto profonda. Non era possibile alcun compromesso con le idee della rivoluzione. In Vandea i preti refrattari erano molti di più rispetto alla media. Vi ricordate? I preti refrattari che rifiutano di giurare fedeltà alla Costituzione venuta fuori dalla rivoluzione.
e oltre alla Vandea si ribellano altre regioni, quindi gravissimo problema per la Francia, per il governo francese. Non solo sta perdendo la guerra con le potenze straniere, ma adesso inizia anche una guerra civile interna, bisogna reprimere pezzi della Francia che si sono ribellati, come la Vandea. In realtà c'è una goccia che fa traboccare il vaso. Quando si solleva la Vandea, quando il governo rivoluzionario impone la leva militare, il servizio di leva costringe tutti i cittadini francesi a servire nell'esercito della rivoluzione. I vandeani, che già odiavano i principi della rivoluzione, non possono accettare di mandare i loro figli, i loro giovani, a combattere e morire per la rivoluzione. Si ribellano quando arriva l'obbligatorietà del servizio di leva. La guerra contro la Vandea sarà una guerra sanguinosissima, veramente spaventosa, che farà precipitare nella barbarie alla Francia, e i cui fatti atroci, anche a livello simbolico, peseranno molto sulla futura storia della Francia, sulla futura considerazione della rivoluzione. Ci saranno atrocità da ambo le parti. I vandeani cattolici andavano a combattere e morire con il rosario, sgranando il rosario e intonando canti religiosi. Erano belve sanguinarie, ammazzavano chiunque, impiccavano agli alberi, li squartavano, non avevano nessun tipo di legge i vandeani, ma anche la reazione da parte della convenzione, del governo rivoluzionario, fu altrettanto brutale, ci fu un massacro, ci fu uno sterminio di vandeani, quindi da una parte e dall'altra fu proprio una degenerazione bestiale e violenta, segnata da massacri, da massacri da ambo le parti. Che cosa succede? Il 4 maggio c'è il decreto sul maximum, il decreto che impone il prezzo massimo per il pane e per altre merci. Questo significa che la rivoluzione sta abbandonando anche una caratteristica fondamentale che la prima parte della rivoluzione francese, cioè l'Assemblea Nazionale Costituente, aveva delineato, cioè il liberismo economico. La convenzione abbandona il liberismo economico, inizia a fissare il prezzo massimo per le merci. Dopo questo decreto sul maximum del 4 maggio ce ne saranno molti altri. Anche i salari verranno alzati oppure abbassati di autorità, quindi lo Stato inizia a controllare l'economia, i prezzi, i salari, fuoriuscendo dal liberismo economico. La situazione è disperata, c'è una guerra contro le potenze straniere, c'è pure una guerra civile interna, bisogna reprimere i ribelli vandeani. Nel frattempo moltissima gente perde quello che aveva dato allo Stato perché il valore degli assegnati crolla. Vi ricordate gli assegnati? Ne abbiamo parlato in una precedente lezione, quindi la situazione è molto molto difficile. La convenzione, se non ve l'ho detto prima, ve lo dico ora, è divisa tra i girondini, che in fondo avevano sempre governato, stavano governando anche all'inizio del 1793. Poi ci sono i giacobini, più estremisti dei girondini, però non bisogna esagerare perché spesso nei libri vengono presentati i girondini come quelli proprio moderati, i giacobini come gli estremisti. Non è così. Anche i girondini volevano una democrazia radicale e portavano avanti gli ideali radicali della rivoluzione francese. La differenza stava non solo nel fatto che i girondini, ricordate, avevano cercato di salvare il re, mentre i giacobini avevano voluto la sua condanna a morte. Diciamo che i girondini erano diversi dai giacobini perché i girondini non accettavano tanto
la comune rivoluzionaria, la democrazia diretta del popolo, dei sanculotti. Invece i giacobini, pur anche loro non amando molto i sanculotti, pensavano, fate attenzione, che il fanatismo popolare della comune rivoluzionaria, dei club sanculotti popolari, fosse necessaria, cioè non ci si potesse sottrarre per evitare la sconfitta della Francia. Quindi, sia pure malvolentieri, i giacobini collaborano con i sanculotti, con il popolo che continuamente insorge, perché sostengono che non c'è nessuna altra, non c'è alternativa, mentre i girondini no. I giacobini sono pronti a accettare, l'abbiamo visto, questa cosa un po' antidemocratica dal punto di vista liberale, della democrazia diretta. I Cosanculotti volevano la democrazia diretta, loro non ci pensavano minimamente a farsi eleggere in una convenzione, l'abbiamo visto, volevano decidere da basso. Democrazia diretta voleva dire che la convenzione avrebbe dovuto continuare a lavorare sotto la pressione del popolo di Parigi. Per loro democrazia diretta, ve l'ho già detto, significava poter assaltare la convenzione ogni volta che la convenzione avesse deciso qualcosa che a loro non piaceva, chiedere che le cariche fossero revocabili, fossero brevi e revocabili. Se qualche deputato alla convenzione faceva qualcosa che al popolo non piaceva, il popolo poteva ad alzata di mano chiedere, ottenere che quel deputato si dimettesse dalla convenzione. Cioè significava questa democrazia diretta espressa in forma proprio violenta, sottomettere continuamente la convenzione alle decisioni dei club popolari di Parigi, il che era molto antidemocratico, dicevano i girondini, mentre i giacobini finirono per accettarlo. Perché era molto antidemocratico? Perché ovviamente la Francia era enorme, invece questa democrazia diretta sarebbe stata chiaramente espressa soltanto dal popolo di Parigi, soltanto dal popolo di Parigi che circondava, nei quartieri che circondavano il palazzo delle Tuileries dove stava la convenzione, mentre il resto della Francia, loro volevano, il resto della Francia non avrebbe contato niente. I sanculotti volevano la democrazia diretta come nel caso nelle idee del filosofo Jean-Jacques Rousseau, con alzata di mano, con la partecipazione diretta, appunto fisica. Ma questo come poteva avvenire in un paese enorme contro la Francia? Va bene, Giacobini e Girondini. I giacobini vengono chiamati anche la montagna, attenzione, o montagnardi. Quando si dice montagna, trovate in un libro i montagnardi, significa i giacobini, è la stessa cosa. Vengono chiamati la montagna, i montagnardi, perché siedono nei banchi più alti dell'assemblea, stanno sopra fisicamente. Poi questi giacobini o girondini oppure i cordiglieri sono in realtà la minoranza, perché la maggioranza è data da deputati che non hanno un partito, che non hanno una chiara appartenenza. Vi ho detto che questo è un altro grosso problema che affossò la rivoluzione francese. Venivano eletti al legislativo, alla convenzione, ma non avevano un partito. La maggior parte viene chiamata palude oppure pianura. Ovviamente pianura perché siede in basso nell'assemblea. La palude oppure molto più spesso viene chiamata la pianura, è la maggioranza della convenzione, è libera di votare per l'uno o per l'altro. Di fatto però la pianura voterà quasi sempre a favore degli atti più estremisti e criminali del terrore, vedremo nel seguito della rivoluzione francese, appoggiando Robespierre e i giacobini. Poi alla fine, sai, quelli della palude e della pianura faranno finta di non aver fatto niente, ma tutti gli eccessi e crimini che adesso vedremo dei giacobini di Robespierre furono autorizzati dal fatto che la maggioranza della convenzione, palude, pianura, eccetera, pur non volendosi in qualche modo mischiare, compromettere troppo, votava a favore anche dei provvedimenti che ovviamente saranno giudicati più sanguinari, più criminali. Quindi eh, il 2 giugno abbiamo un ulteriore
radicalizzazione, 2 giugno 1793, i giacobini decidono di assaltare nuovamente, questo è il loro passatempo, sport preferito, di assalire nuovamente la convenzione il 2 giugno 1793. I sanculotti assaltano i locali della convenzione e chiedono che 32 deputati girondini siano proscritti, si debbano dimettere, appunto esercitando quella che era la loro idea di democrazia diretta. La democrazia diretta, il popolo invade il Parlamento e dice: questi 32 girondini non ci piacciono, devono essere eliminati dall'assemblea. E di fatto questi 32 girondini saranno poi immediatamente arrestati, come poi saranno arrestati tutti gli altri girondini. Quindi abbiamo un vero e proprio colpo di stato del popolo parigino, dei sanculotti contro i girondini, che vengono messi fuori gioco. Molti fuggiranno, chi non riesce a fuggire, molti altri saranno arrestati e mandati a morte sulla ghigliottina, compreso Condorcet, che 3 giorni prima di andare sulla ghigliottina morì in carcere in circostanze mai chiarite. Tutti i capi dei girondini in realtà muoiono, vengono uccisi. Quindi che cosa succede? I girondini avevano un grande seguito in Francia, quindi le città girondine, città come Bordeaux, come Nantes, ma anche altre molto lontane dal Dipartimento della Gironda, come Marsiglia, a sud, oppure intere zone dell'estremo nord della Francia, come la Bretagna o la Normandia, si ribellano. Quindi abbiamo una seconda guerra civile. Le città e le regioni che tengono per i girondini non accettano il colpo di Stato e l'eliminazione dei girondini da parte dei sanculotti e quindi provocano un'altra guerra civile. La situazione in Francia è molto dura, la guerra con le potenze straniere e 2 guerre civili, quella contro la Vandea, i tradizionalisti, e quella contro i girondini, le città girondine, che sono spesso dei porti, città commerciali, portuali, si ribellano. Quindi la situazione è ovviamente durissima. A questo punto i giacobini, sempre però controllati dai sanculotti, decidono di prendere il potere. Da questo momento in poi il potere non sarà più tanto dell'assemblea quanto di un comitato ristretto di 5 o 7 membri, il famoso famigerato comitato di salute pubblica. Il comitato di salute pubblica in realtà era stato istituito già nell'aprile precedente, ma nel giugno del 93 il comitato di salute pubblica prende praticamente tutto il potere in Francia, esercitando la dittatura. I capi dei giacobini esercitano la dittatura, quindi i girondini cadono, vengono eliminati, al potere vanno i giacobini. Il capo supremo dei giacobini è Robespierre. E allora tutti a dire, no, nella storia Robespierre il cattivo, manda tutti sulla ghigliottina, il sanguinario. Robespierre personalmente era contrario alla pena di morte, assunse la parte del cattivo perché, come ho detto, pensava che non ci fosse nessuna alternativa. Ma io vi garantisco che i 2 capi giacobini che esercitarono la dittatura con lui erano peggio di lui. C'era Saint-Just. Saint-Just era un tipo molto magro, molto pallido, emaciato, veniva chiamato l'angelo sterminatore, oppure l'angelo della morte. Saint-Just era un vero criminale, che aveva delle idee criminali. Per lui, qualunque aristocratico, qualunque re, era colpevole di essere aristocratico e di essere re, meritava la morte. Cioè, non bisognava, secondo Saint-Just, vedere che cosa ha fatto una persona, bisognava vedere solo che cos'è una persona. Se uno appartiene ad un ceto aristocratico, ad un ceto privilegiato, ha avuto dei privilegi nella vita, questo merita di morire. D'accordo? Questa era l'idea di Saint-Just. E poi l'altro cattivissimo, Couthon. Da Couthon, non lo so, noi spesso ci aspetteremmo
una certa bontà, una certa benevolenza dai disabili. Couthon era ridotto a muoversi con una sedia a rotelle. Se vedete i film sulla rivoluzione francese, Couthon lo individuate subito perché è quello che si muove spingendo la sua sedia a rotelle. Oh, è il più cattivo di tutti Couthon, veramente uno sterminatore. Cioè questi due, Saint-Just e Couthon, tra i giacobini, erano molto più cattivi di Robespierre, proprio nelle loro ideologie. Robespierre inoltre se era proprio il personaggio guida, il personaggio più popolare, Robespierre ebbe un forte esaurimento nervoso, quindi per la maggior parte del periodo del cosiddetto terrore lui era chiuso in casa con gravissimi problemi di nervi, non votò moltissime delle più sanguinarie decisioni del terrore, però certo ne è comunque responsabile. Comitato di salute pubblica dominato da questi tre signori, di fatto Robespierre, ma anche gli altri due, trasformano la Francia rivoluzionaria in una vera e propria dittatura, in una spietata dittatura in cui conta soltanto il comitato di salute pubblica, d'accordo? E a giugno del 1793 inizia l'ultimo periodo della rivoluzione francese, quello che viene chiamato il terrore, quello che tutti conoscono, il terrore giacobino. Sempre a giugno viene approvata una nuova Costituzione, attenzione, la Costituzione giacobina del 1793. Quindi noi abbiamo durante la rivoluzione due Costituzioni, quella dell'Assemblea Nazionale Costituente del 91, che però viene abolita da una Costituzione molto più radicale e democratica del 1793, la Costituzione giacobina, preceduta anche da una nuova dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. In realtà queste due Costituzioni non sono poi molto diverse. Certo c'è il suffragio universale, c'è un'idea molto più radicale della democrazia, però c'è scritto anche che la proprietà privata viene salvaguardata. Anche i più estremisti dei giacobini, pur venerando Jean-Jacques Rousseau, non si spingono all'ideale socialista di Jean-Jacques Rousseau con l'abolizione della proprietà privata. Quello che colpisce nella nuova Costituzione del 93 è quello che vi ho già detto, l'abolizione della divisione dei poteri. C'è scritto che la Repubblica francese è una indivisibile. Il potere è accentrato da un unico organo, addirittura da una o tre soltanto persone. Spariscono le garanzie costituzionali e l'ordinamento tipicamente liberale della separazione tra i vari poteri dello Stato. Tuttavia questa Costituzione non viene applicata perché ci si trova in un momento di emergenza e quindi l'applicazione di questa Costituzione del 93 viene rinviata. Di fatto questa Costituzione non verrà mai applicata perché la situazione è tale che c'è una dittatura di fatto, ci sarà sempre fino alla fine della rivoluzione, la dittatura di Robespierre e dei suoi amici giacobini. Vedremo nella prossima lezione cosa succede durante il terrore giacobino.